Ciao a tutti cari amici, buonasera e ben trovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Eccoci qua con il nostro solito appuntamento con la canalizzazione del pensiero. Io ho preparato già queste due varianti, la variante con la piuma, quindi la variante 1, guardate che bella, oggi sono in tema viola, lilla, e la variante 2 con l'ampollina. Stenderò insieme con voi le carte, questa sera utilizziamo le Lenormand, questo mazzo qui, e andiamo un po' a vedere qual è la situazione di questa persona. Poi come al solito abbiamo gli oracoli del vorrei dirti che, quindi andiamo a vedere le parole e i segni zodiacali. Vi lascio un attimo, scegliete a distinto, quindi focalizzate la persona per cui volete la canalizzazione, visualizzatela nella vostra mente e aprite gli occhi. Il primo mazzo che vi attira, vi ispira, lo scegliete. Io parto subito con la variante della piuma che metto qui vicino alla candelina. Se non vi è bastato il tempo per scegliere, potete fermare il video e scegliere con tutta calma. Andiamo a vedere per coloro che hanno scelto la variante 1 della piuma. Allora, variante 1, la sposto qua, spero che la vediate. Allora, qua questa sera, diciamo questa persona al momento potrebbe risultarvi un po' chiusa in se stessa. Qui abbiamo un uomo che si sta addossando una corazza. È una persona molto determinata, una persona estremamente protettiva, però talvolta l'orso mi parla di un uomo che è un po' grezzo o dà l'impressione di essere grezzo, un po' anche per autodifesa, quindi potrebbe esserci un allontanamento emotivo da parte di questa persona, per alcuni anche fisico proprio, ma potrebbe essere il comportamento di questa persona o vostro che al momento è un po' restio, quindi è come se questa persona guardasse un po' al futuro e stasse un po' riflettendo su come affrontare determinate questioni. Io vedo che quest'uomo al momento, diciamo, sta cercando di capire, o quello che vuole è trovare una soluzione rispetto a una condizione che si è creata tra voi due non proprio sincera. Per alcuni, se avete a che fare con questa persona a livello lavorativo, non è un uomo che ha delle belle intenzioni nei vostri confronti. Probabilmente vi sta anche un po' imbrogliando su alcune cose, non lo vorrebbe fare, però qui se per esempio chiedete per questioni lavorative o questa persona è in ambito lavorativo, in qualche modo è magari il titolare, una persona che è più alta di voi dal punto di vista diciamo gerarchico, potrebbe essere che questa persona ha intenzione in qualche modo di chiudere una condizione con voi. Se invece riguarda l'aspetto sentimentale e non ha niente a che fare con l'ambiente lavorativo, quest'uomo probabilmente è impegnato. Allora, io vedo una volpe a centrostesa che mi parla di una persona che ha un'altra condizione e sta mentendo rispetto a questa situazione. Questa persona vorrebbe che che questo mentire finisse, quindi queste bugie finissero, vorrebbe chiudere per molti di voi il rapporto con questa donna ufficiale. E c'è appunto l'intento di trovare una soluzione. Quest'uomo sta cercando di capire come fare per poter aprirsi una nuova porta nella propria vita, perché c'è del sentimento, questa persona è fedele a questa nuova apertura che si è rappresentata all'interno della sua esistenza, però c'è di mezzo appunto questa situazione, cioè questa volpe e la serpe mi parla di un pensiero quasi ossessivo, ma anche del tradimento, ok? Quindi qui c'è un uomo che dissimula, che pensa moltissimo come poter risolvere la questione, come poter chiudere, come poter cambiare le cose. Perché qui la volpe sicuramente mi indica una persona che
ha intenzioni astute, quindi sta cercando di capire proprio come fare, magari anche con termini con modi non proprio pulitissimi, diciamo, però è sicuramente una persona che per molti di voi non vi ha detto la verità rispetto a una situazione che ha già. Quindi qua c'è l'intento di cambiare, di chiudere un rapporto perché la situazione non gli sta bene così e si sente bloccato. Vedete che qua c'è la chiave, l'apertura della porta di questa chiave e dopo c'è proprio questa volpe in mezzo alla stesa. Quindi è una situazione, cioè questa condizione che ha di questa volpe, di questo impegno, gli sta bloccando la possibile apertura di questa porta nei vostri confronti. Quindi andiamo a vedere che cosa vi dice questa persona per coloro che hanno scelto la piuma. Ho paura di soffrire nuovamente. Che altro vi dice questa persona per coloro che hanno scelto la piuma? Mi sento sicuro nel silenzio. Devo chiudere il nostro rapporto. Ecco qua naturalmente dipende chi sta guardando. Vediamo che altro emerge. Mi hai deluso. Voglio lasciarti. Vedete che qui c'è una condizione di sento che mi stai lasciando indietro. Sento che mi stai lasciando indietro. Qui naturalmente dipende chi guarda il video, perché se siete la donna ufficiale, qui per molti di voi questa persona sta parlando alla donna ufficiale, per altri riguarda l'amante, perché qua dice ho paura di soffrire nuovamente, probabilmente c'è anche una sensazione di o di paura di far ripartire il rapporto in qualche modo, oppure c'è il terrore di ritornare a una situazione di blocco, di imprigionamento, perché questa persona comunque si sente imprigionata. Sento che mi stai lasciando indietro. Qua io vi ho detto l'orso si è un po' chiuso, probabilmente vi allontanate anche emotivamente e voi forse state lasciando un po' che le cose vadano come vadano, perché sapete probabilmente che questa persona è impegnata. Andiamo a vedere, prendo un messaggio motivazionale per voi che può aiutarvi, per coloro che hanno scelto la variante 1. Vediamo cosa vi dicono. Seguo il sentiero del giusto agire. Scelgo che i miei pensieri siano in armonia con ciò che può darmi il bene e la gioia più grandi. Va tutto bene nel mio mondo. Ecco, quindi le carte vi consigliano di non farvi influenzare rispetto alla situazione di questa persona, nel senso lasciate che se la sbrighi, che faccia le proprie scelte e voi state in armonia con voi stesse, fate la giusta scelta per voi, mi raccomando, quindi seguite il sentiero del giusto agire, di quello che per voi è giusto, è corretto. Quindi se sentite che dovete lasciare questa persona, lasciarla indietro, andate per la vostra strada. Se invece sentite che dovete rimanere, rimanete. I segni d'acqua, Scorpione, Cancro, Pesci. Qua abbiamo i Gemelli. Il Capricorno, la Vergine e il Leone. Quindi segni d'acqua, Scorpione, Cancro, Pesci, Gemelli, Capricorno, Vergine e Leone. Quindi questi sono un po' i segni. Vi ricordo naturalmente che non è detto che i segni facciano parte del segno principale, diciamo, ma potrebbe riguardare delle case del tema natale. Quindi se non conoscete il tema natale della persona, potrebbe non risultarvi, potrebbe non combaciare il segno, ecco. Quindi fate fede alla stesa se sentite che naturalmente risuona con voi. Io variante 1 vi mando un abbraccione grossissimo, spero che questi video vi piacciono
Mi fa molto piacere se mi commentate, mi dite la vostra situazione, se sentite che la stesa risuona, cosa c'è che combacia, cosa invece non c'entra assolutamente nulla, qualche dettaglio, che è sempre bello conoscere anche i dettagli delle carte, a volte ci sfuggono perché sono moltissimi per ogni carta, quindi essendo un interattivo generale io cerco di dare un po' una spolverata generale, però se qualcuno vuole approfondire sapete sempre che mi potete contattare sia via mail che via WhatsApp e trovate tutto in descrizione del video. Va bene, variante 1, io vi auguro una buonissima serata e vi aspetto con i prossimi interattivi. Passo ora alla stesa 2 per coloro che hanno scelto l'ampollina. La mettiamo qua. Allora, variante 2. Andiamo subito a vedere la situazione di questa persona per coloro che hanno scelto la variante numero 2. Per coloro che hanno scelto la variante 2. La metto qui. Oh, qui abbiamo già subito un bel cuore che ci accoglie con questa stesa. Allora, qual è la situazione questa sera per la variante dell'ampolla? Di sicuro qui c'è un rapporto molto equilibrato, c'è del sentimento, dell'affetto, c'è un'armonia reciproca, ci si sente connessi l'uno con l'altro, c'è un dare e avere in modo reciproco. Quindi c'è un sentimento, per alcuni potreste anche frequentarvi già, per altri magari vi vedete in luoghi pubblici, comunque c'è un interesse di fondo. Naturalmente sono interattivi, quindi il cuore è una carta molto bella in funzione naturalmente della vostra situazione. Se siete impegnati, questa persona è innamorata e siete entrambi innamorati. Se dovete ancora frequentarvi, c'è dell'interesse, quindi cercate di commisurare un po' in base alla vostra situazione. Allora, cos'è che emerge qui? Diciamo che è una persona che vorrebbe un nuovo inizio nella propria vita, quindi se già vi conoscete, vi frequentate, è una persona che ha intenzioni serie con voi, vuole creare un nido, pensa alla costruzione di una famiglia, anche all'avere dei figli, ed è un uomo che cerca la stabilità con voi. Qui abbiamo l'ancora che mi parla di qualcosa che è fermo, che è stabile, che rimane in modo nel tempo, insomma. Abbiamo la cicogna che mi parla dell'inizio di qualcosa, di un nuovo incontro, di un nuovo, anche di un nuovo step all'interno della relazione. Quindi qui è da capire se siete fidanzati, magari è una persona che potrebbe voler sposarvi, oppure se ancora vi state adocchiando, c'è qualche sguardo ammiccante, eccetera, è un uomo che vorrebbe comunque l'incontro per proseguire anche la frequentazione. Il cane a inizio stesa mi parla di una persona che è fedele rispetto a questo nuovo inizio, rispetto all'incontro, se già vi siete accordati con questo incontro, ma è una persona sicuramente che vi è d'aiuto, quindi attualmente probabilmente per alcuni di voi c'è ancora una sana amicizia con la quale questa persona, nella quale questa persona ha comunque l'intento di qualcosa di più, ok? Abbiamo poi la torre. Per alcuni di voi questa persona vuole proprio ufficializzare il rapporto, per altri potrebbe riguardare un incontro in luoghi, diciamo, istituzionali. Quindi la carta della torre mi parla di luoghi istituzionali, ma di posti anche un po', diciamo, dove ci sono anche molte persone. Questioni che riguardano anche l'ufficializzazione, quindi qui probabilmente o avete un incontro, avete già pronosticato un incontro in un luogo di un certo tipo, qui potrebbe essere anche un lavoro, quindi un ufficio, una scuola, una palestra, ok? Un posto comunque dove ci sono molte altre persone e non è certo casa, insomma, ok? Questa comunque è una persona che vuole proseguire gli incontri e è via di sostegno, perché comunque c'è un sentimento di fondo. Vediamo un po' che cosa vi vuole dire questa persona per coloro che hanno scelto
Mi sto innamorando di te. Ecco qua, uscita subito. Ho paura di quello che sento. Voglio essere più di un amico per te. Cioè, vediamo ancora per l'ampolla. Ti ho tradita. Vediamo un po'. Ti controllo sui social. E qui ti desidero. Ti arriverà un mio messaggio, questa persona vuole comunicare con voi. Qui ti ho tradita, c'è da capire se riguarda un altro rapporto, però non è detto, il tradimento è più ampio, nel senso che potrebbe riguardare anche, non so, una persona che doveva presentarsi ad un evento e non lo ha fatto, vi aveva fatto una promessa e non l'ha mantenuta, ok? Quindi tradimento in vari modi. Andiamo a vedere un messaggio motivazionale per voi. Sono usciti 2 messaggi. Quindi, sono libero di essere me stesso. Mi vedo come un essere libero. Sono libero mentalmente, sono libero nel corpo, sono libero nella mia vita. Quindi questo è il primo messaggio. Il secondo, mi sto dando da fare per diventare il mio migliore amico, una persona con cui sono felicissimo di stare. Amarmi incondizionatamente significa accettare le cose come sono, amandomi contribuisco alla creazione di un mondo dove è sicuro per noi amarci l'un l'altro. Ecco, qui le carte vi suggeriscono di lavorare su voi stessi. Andiamo adesso a vedere i segni zodiacali per voi che avete scelto l'ampolla. Allora, quindi la variante numero 2. Toro, Sagittario, i segni d'aria, quindi Gemelli, Acquario e Bilancia. Qua abbiamo anche i pesci e prendiamo l'ultimo segno per la variante dell'ampolla, lo Scorpione. Quindi Toro, Sagittario, i segni d'aria, Gemelli, Acquario e Bilancia, il pesci e lo Scorpione. Va bene, variante 2, io vi ringrazio per aver seguito, ditemi naturalmente se il video ha risuonato con voi, se la situazione combacia con la vostra, le varianti che ci sono, e vi invito anche a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico, e sapete sempre che se mi volete contattare per dei consulti privati lo potete fare via WhatsApp ma anche via mail e trovate tutto in descrizione. Io vi mando un abbraccione grande e vi aspetto con i prossimi interattivi.